Wow. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi facciamo l'unboxing di una delle migliori tavole da surf elettriche. Il mio modello in particolare è il Carve, perché Radin produce tre tipi di tavole. Questa qui è quella più leggera, più performante, specialmente diciamo per professionisti. Pesa infatti solamente 9 kg, però essendo poco pesante e poco larga è molto pratica per curvare e saltare, fare insomma i numeri con questa tavola, però non è molto pratica per chi vuole iniziare ovviamente. Non solo, direi che questo tipo di tavola da surf non è per delle persone che vogliono rilassarsi, godersi il lago o anche il mare per andare in giro. Se volete fare quello vi raccomando il Radin Explorer, o semmai se volete avere una via di mezzo sicuramente il Radin Freeride è ottimo per fare tutte e due le cose, anche perché la tavola più larga e anche più grossa, specialmente per l'Explorer, che pesa però di più, 15 kg, mentre questa qui pesa solamente 9 kg, come abbiamo detto, solamente la tavola senza batteria. Infatti qui in questo pacco abbiamo la batteria che pesa 23,4 kg ed è una batteria agli ioni di litio da 14 celle in serie, quindi 50,4 volt con una capacità di 69 ampere ora, ovvero 3,478 watt ora. Con tutti i jetboard della Radin, indipendentemente dalla tavola, arriva la stessa batteria e anche lo stesso caricabatterie standard che ricarica la batteria in 8 ore, ma potete acquistare anche un caricabatterie extra che riesce a ricaricare la batteria in 2 ore. Loro scrivono 2 ore e mezzo, in realtà 2 ore riesce a caricarla e l'altra mezz'oretta per bilanciare eventualmente le celle se sono sbilanciate. Questo è il caricabatterie rapido ed è molto particolare la tecnologia che utilizza, che vorrei farvi vedere in questo video. Il caricabatteria arriva con una presa asciugo se scegliete la versione europea, e non posso nascondere il mio solito piacere quando vedo che i produttori non caricano le batterie al litio al massimo. Infatti, come potete notare, il caricabatterie fa arrivare la batteria a 58,1 volt, quindi diviso 14 sono 4,15 volt per cella. Questo vuol dire che anche se ricarichiamo e conserviamo la batteria carica al massimo, non è il massimo della batteria e quindi non si rovina. Ovviamente consiglio sempre di caricare la batteria al 50% se volete conservarla per lungo periodo, per conservarla bene, e specialmente in estate al caldo, e non lasciarla mai sotto il sole ovviamente. E bisogna sempre controllare il voltaggio della batteria, che non sia sceso, perché se la batteria si scarica completamente si rovina e costa veramente un occhio della testa. Purtroppo, come potete notare, la batteria non ha nessun indicatore a LED o indicatore dove ci fa vedere il voltaggio della batteria. Questa non è una cosa positiva, specialmente per quello che si paga per questo board, e bisogna collegarla direttamente al board per riuscire a vedere il livello di carica della batteria dal telecomando che adesso andremo a vedere. Lo stesso vale anche per il caricabatteria, sia quello standard ma anche quello rapido. Non abbiamo nessun indicatore che ci dice quanto è carica la batteria, ma solamente queste tre luci spartane da poveracci dove ci dice che il caricabatterie è alimentato. La luce in mezzo, se sta caricando, è rossa, se la batteria è carica completamente diventa verde, e se ci sono problemi
lampeggia quest'altra luce. Lo stesso vale per il bottone di accensione e spegnimento del caricabatterie, non abbiamo nessun bottone di accensione e spegnimento, il che all'inizio potrebbe sembrare negativo perché non l'hanno messo. In realtà adesso andremo a vedere che la tecnologia che utilizza è davvero molto interessante e quindi non abbiamo bisogno di nessun bottone di accensione e spegnimento. Bene, basta adesso parlare, vediamo il board come arriva e con che cosa arriva. Ovviamente abbiamo la borsa del board, abbiamo questa scatoletta dove abbiamo i lacci per i piedi. Per quanto riguarda l'Explorer arriva senza lacci perché non abbiamo bisogno di lacci visto che il board è molto largo e possiamo anche stare sopra da fermi senza cadere. Qua non abbiamo questa possibilità perché il board è veramente stretto e veramente piccolo. Abbiamo il manuale di istruzioni da Ikea per montarlo. La cosa bella di questo board è che è modulare e non solo i lacci si possono mettere, quindi distanziare a seconda della nostra altezza, a differenza di altri board che ci sono nel mercato, quindi possiamo scegliere tra 3 distanze differenti, possiamo montare il piede destro avanti o sinistro avanti a seconda della nostra impostazione, che sia standard o goofy. E la parola goofy in inglese significa goffo o buffo, insomma, e viene assegnata alla persona che utilizza la gamba destra davanti e la gamba sinistra dietro. Siccome la gamba davanti va messa di qua, gli altri fori per montare i lacci sono sulla batteria direttamente. Con il board arriva una borsetta con degli accessori dove troviamo il manuale di istruzioni solamente in lingua inglese, colorato molto carino, che anche se molto lungo consiglio vivamente di leggerlo perché ci sono un sacco di informazioni molto utili, e lo so, se uno prende un board del genere e vuole subito provarlo non ci sono problemi, potete provarlo subito perché qua ci sono le istruzioni molto semplici dove ci dicono: prima di caricare la batteria installarla all'interno del board, fare il download dell'applicazione, attivare la batteria e il board ed effettuare eventuali aggiornamenti. E a questo punto si occupa di noi direttamente l'applicazione che ci dice tutto quello che dobbiamo fare, che è molto semplice, non dobbiamo neanche leggere il manuale di istruzioni, che ripeto consiglio comunque di leggerlo perché ci sono delle informazioni extra. Che cosa abbiamo in questa scatola? Un laccio che si mette sulla gamba dove abbiamo un magnete. Questo magnete qua si monta in questa posizione. Perché si monta in questa posizione? Perché sì, abbiamo un telecomando wireless che è legato al nostro polso, se dovessimo cadere possiamo rilasciare il grilletto, quindi si ferma il board, però uno all'inizio magari, specialmente per una persona non esperta, potrebbe anche spaventarsi e tenere premuto il bottone. A questo punto il board continua ad andare e potrebbe, non so, andare contro qualcosa, danneggiarsi o nella migliore delle ipotesi allontanarsi tantissimo, quindi bisogna farsi una bella nuotata per raggiungerlo. In questo caso invece quando cadiamo si stacca il magnete, si spegne il motore. All'interno della scatola del telecomando abbiamo il caricabatterie e questo telecomando, essendo completamente impermeabile, viene ricaricato con una basetta wireless, quindi wireless charging, ed è 7,5 watt, quindi non è fast charging, ma non serve in realtà a caricarlo fast charging. E abbiamo anche un cavetto USB, purtroppo micro USB, insomma uno ha pagato tutti questi soldi, gli danno il micro USB, però per la basetta. Se volete potete anche prendere un'altra basetta wireless qualsiasi che funziona lo stesso con il telecomando, che va appoggiato in questo modo per caricare, così non carica, così non carica, solamente così. Nella borsetta sono incluse 2 pinne FCS, questo marchio è conosciuto per chi fa surf. Perché è conosciuto? Perché sono delle pinne che si cliccano dentro, che adesso andremo a vedere, che sono molto interessanti. E non solo, non vengono vendute da Radin ma da FCS, che vi lascio nella descrizione del video. E non solo, queste sono delle pinne standard, ma si potrebbero eventualmente, a seconda di quello che si vuole fare, mettere delle pinne più lunghe o più corte. Mi piace tantissimo la qualità della borsa, sicuramente è migliore rispetto alla qualità delle borse che danno con JetSurf. Abbiamo anche le ruote integrate direttamente all'interno della borsa e qui sotto delle protezioni. La borsa ha anche varie maniglie che servono sia per sollevare il board, ma serve anche eventualmente a legarlo
sopra una macchina. Bene, siccome questo board pesa veramente poco, solamente 9 kg senza batteria, perché con la batteria sono 23,4 più 9 kg, quindi pesa tantissimo. Ve lo faccio vedere così direttamente. Qui abbiamo il connettore della batteria che qui abbiamo la parte tutta impermeabile, nessun problema. Qui sul connettore della batteria non dobbiamo assolutamente far arrivare l'acqua, specialmente quella salata. Qui è dove dobbiamo installare le pinne, e le pinne sono a click. Qui c'è una piccola rotellina all'interno che si inserisce la pinna così e si clicca dentro, quindi non va da nessuna parte anche se prende un colpo da qui, mentre per staccarla molto semplice, bisogna applicare una forza specialmente sulla punta così da avere una certa leva e possiamo staccarla. Ecco, consiglio di farlo con dei guanti o qualcosa tipo questo per evitare di ferirsi. Una particolarità da una parte interessante, dall'altra parte non mi piace per niente dei Radin è che dove abbiamo il motore, il tubo e l'elica che chiamano jet pump, ovvero la pompa che aspira l'acqua da qui e la spara dall'altra parte dietro per viaggiare in avanti. Vediamo cosa c'è dentro. Ecco, la particolarità è che tutti i board, indipendentemente dalla struttura del board e quello che avete scelto, montano lo stesso jetpack. Non solo, sul sito, se andate a vedere, vi dicono jetpack G3 normale, standard o quello pro. Qual è la differenza? Nessuna differenza di hardware, sono uguali. Però se acquistate il modello standard è depotenziato, quindi ha una potenza massima di 7,5 kW, mentre il G3 Pro ha una potenza massima di 9 kW. Infatti la cosa positiva è che questi 7,5 kW bastano a tutte le persone, secondo me, specialmente se avete appena iniziato, ma anche dopo, perché questo board arriva a 42 km all'ora con il jetpack standard e ha una potenza da vendere veramente. Molto difficile montarci sopra, specialmente in mare, anzi direi quasi impossibile riuscire ad arrivare alla velocità massima di 55-60 km all'ora in mare con le onde che ci sono, anche se il mare è calmo. Sul lago si potrebbe anche fare, ma per pochi secondi e poi vi lancia. Quindi sicuramente vi consiglio, se volete prenderlo, di prendere la versione standard e non pagare di più per sbloccarvi via applicazione la potenza massima. Lo stesso vale anche per la batteria. Tutte le batterie per tutti i board che scegliete della Radin sono uguali, non cambia nulla assolutamente, anche per lo stesso board sono uguali. La capacità che comprate, che ho in mano, non cambia. La cosa che cambia è che se prendete il pacco standard come ho fatto io, che è sempre uguale al pacco extra extended o quello con più capacità, sono sempre uguali. Ecco, dovete pagare 2000 euro in più per sbloccarvi la capacità massima della batteria. Quindi in questo momento io ho una batteria con una capacità di 3,5 kW, della quale potrei utilizzare solamente 1,9 kW, altrimenti devo pagare questi 2000 euro, il che non mi dispiace. Mi daranno 25 minuti se vado veloce, e se vado lento con il mio peso potrei anche ottenere di più. Non lo so, non ho ancora provato, perché non so come calcola la capacità, quindi la tensione della batteria, per dirmi tu sei sfigato, hai pagato poco e quindi ti do solamente una piccola capacità, o a minuti. Questo non lo so, ve lo farò sapere quando proverò il board. Quindi da una parte mi piace che la batteria ha una capacità di 3,5 kW rispetto al Jet Surf elettrico che utilizza una batteria da 3 kW. La cosa che non mi piace è che devi pagare un extra per ottenere questa batteria, quindi alla fine costa di più. D'altra parte, io essendo un esperto sulle batterie, di sicuro non sarei andato a scaricare la mia batteria fino in fondo, probabilmente sarei arrivato allo stesso livello che mi dà questa batteria. Per allungare la vita della batteria l'avrei ricaricata anche rapidamente sul campo e poi dopo ritornato in acqua. Infatti il caricabatterie con la batteria standard riesce a caricarla in un'oretta circa, il che fa bene alla batteria. E poi, essendo proprietà mia, alla fine probabilmente troverò un crack o un qualcosa per avere il massimo dalla batteria. Lo stesso vale anche per il jetpack. Pesante, però molto pesante.
sicuramente molto pesante da non sollevare da soli con la batteria. Tenete conto che il Jet Surf che ho, che a scoppio pesa tutto completo col carburante 18 kg e riesco a sollevarlo tranquillamente. La cosa negativa che non mi piace in questo è che non posso sollevarlo da solo e metterlo in acqua, e non posso mettere la batteria in acqua, quindi io dovrei mettere questo sulla riva, mettere la batteria dentro e chiamare qualcuno che mi aiuti per sollevarlo e metterlo in acqua. E non solo, come potete notare non vi danno nessun supporto sul quale mettere il board sopra quando finite, per esempio, per asciugarlo o per guardare sotto se c'è qualcosa o altro, non avete nulla. Il materiale esterno dal quale sono fatti tutti i Radin e ABS, il riempimento cambia da un board all'altro. Per esempio i board più grossi, l'Explorer è più duro, ha una scocca più resistente, anche per questo che è molto pesante. Questo all'interno ha un EPS, è un materiale simile agli aerei però impregnato di un vetro resina, quindi molto leggero, molto duro e galleggia soprattutto. Adesso vi faccio vedere invece la cosa che mi è piaciuta tantissimo come tecnologia della batteria, carica batteria della Radin. Infatti la prima cosa che ho fatto appena ho preso il board, ho controllato il voltaggio della batteria con un tester per vedere come carica. In realtà non ho potuto vedere nulla perché tutti questi connettori sono scollegati, non funzionano solamente questi piccoli cavetti dei dati, che se adesso collego il caricabatterie non fa nessuna scintilla perché non parte. Quindi prima partono i dati e dice ok, sono collegato, e poi c'è un relè all'interno della batteria che pum, attacca la batteria. Non so se avete sentito, adesso ve lo rifaccio sentire. Quindi parte con due stadi. Il primo stadio, un relè che collega la batteria. Ok, adesso è collegata, e poi c'è un altro relè meccanico, fa partire la carica. Ma è fantastico! Quindi se la batteria non è collegata e non comunica tramite dati con il caricabatterie o con il board, comunque tutti questi connettori sono scollegati. Come ho detto prima, non mi piace assolutamente che per sfruttare la batteria che ho comprato devo pagare 2000 euro in più, altrimenti posso sfruttarla solamente a metà, ma sinceramente non avendolo voluto fare comunque mi pesa poco. D'altra parte esiste per esempio il Jet Surf, che credo che più o meno come prezzo l'elettrico siamo lì. Il materiale è completamente diverso perché in carbonio, probabilmente più conveniente per qualcosa, meno conveniente per altre cose, ma questo lo vedremo nei prossimi video. Se vi piacciono questi video cliccate su mi piace, così so che vi piace questo tipo di video sia come tecnologia ma anche come novità, e seguite il canale su Instagram dove ci sono le storielle dove ci sono tutte le cose, come ho bruciato per esempio il mio Jet Surf a scoppio. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a tutti i modelli Radin nella descrizione del video, anche ai Jet Surf eventualmente, perché li ho presi nello stesso posto, mi sono trovato veramente bene anche con l'assistenza, che eventualmente se ritirate a mano a Genova non vi danno solamente il board ma anche tante spiegazioni interessanti sia per come utilizzare il board ma anche per la manutenzione. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!